Fa un caldo veramente pazzesco. Ronnie Rodney, un personaggio che sta facendo spaventare e ha terrificato il web. Quest'estate ci sono stati veramente un sacco di video di tanti youtuber, ma anche di tante persone che hanno testimoniato che dopo andate a contattarlo sui vari social come TikTok e Instagram, questo vi perseguiterà a vita. Statemi vicino perché scopriremo le verità più nascoste, le verità più segrete all'interno di questo personaggio. Meco a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono TheConk94, alcuni di voi mi hanno detto di parlare di questo Ronnie Rodney e vi posso dire che io in tutta franchezza non ne ho mai sentito parlare, soltanto in questo momento sta imperversando questa fantomatico personaggio che sta letteralmente terrorizzando tutto il web, sia nel mondo anche qua in Italia, e dicono che questo potrebbe essere simile a un personaggio che è uscito fuori l'anno scorso, che adesso non mi ricordo, Jonathan Galindo. Anche questo qua ha terrorizzato il web negli anni scorsi. Prima di tutto andiamo a vedere di che cosa si tratta. Se andiamo a fare una ricerca su web e soprattutto anche su YouTube, ci sono un sacco di immagini, sembra una specie di quasi un contadino con cappello strano, la barba folta, i denti mal ridotti, vestito con delle magliette abbastanza strane, e quindi una persona che guarda dice sicuramente sarà anche quello che indossa, dovrebbe essere una specie di maschera. Anche su YouTube ho visto veramente un sacco di persone, soprattutto qui in Italia, che ha fatto un sacco di video, ma qualcuno sa chi c'era dietro questa maschera. Partiamo come è nato questo personaggio. Chi è Ronnie Rodney? Secondo la notizia che è circolata su TikTok, il personaggio in questione contatta per lo più ragazzini sui social. Chi risponde o visualizza rischia di essere perseguitato per sempre. Anche se lo si blocca, è in grado di contattare gli account che può pure prendere perché è un hacker. Insomma, in poche parole, è un genio del male. Non solo, dopo 6 giorni dall'inizio della persecuzione, alle 3:33 di notte, va a casa del perseguitato, ma non sempre. Il malcapitato, che avrà a che fare personalmente con Ronnie, il terzo giorno a quell'ora avrà la connessione wifi bloccata per 5 ore. Tra l'altro, a volte, non è nemmeno lui a venire ad andare a casa delle vittime, ma manda le informazioni nel dark web. Dalle poche informazioni e testimonianze che ci sono arrivate, in Messico 2 ragazzini che si scrivevano con Ronnie sono scomparsi. Questa storia ha veramente dell'inverosimile. Io voglio sapere chi è questo genio che ha inventato questa storia qua, e c'è pure della gente che ha creduto a questa storia. Non si capisce il senso di perseguitare dei ragazzini. Perché alle 3:33 di notte? Di quale fuso orario? Cioè, dove abita Ron? Infatti, magari questo qua era in America, come ha fatto in Messico ad andare là, questi ragazzini, prenderli, rapirli, così? Com'è possibile? Perché dovrebbe bloccare la connessione wifi per 5 ore? 5 ore, perché non la blocchi tutta? Questo qua lo tieni chiuso in casa senza internet e così, perché solo 5 ore? Poi perché dovrebbe rivendere le informazioni sul dark web e poi non fa tutto da solo? Per quale motivo? Tu parli con dei ragazzini normalmente, questi qua li perseguiti, li continui a contattare su internet e così eccetera, poi dopo le vendi le informazioni sul dark web. Sì, perché certo dei ragazzini che questi qua non hanno un soldo in tasca, sicuramente forse vuole prendere la paghetta che i genitori gli dà tipo ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, soprattutto anche quella dei nonni, perché sapete tutti che la paghetta dei nonni è molto ben redditizia. Senza contare che non ci sono notizie di ragazzini scomparsi in Messico per mano sua, e non ci sono informazioni legate al suo nome. In realtà esiste veramente un Ronnie Rodney che
abita nelle Cayman, che proprio questo qua è stato carcerato ben 4 volte per atti osceni, pedofilia, abuso di minore, furto a mano armata e così eccetera, e in tuttora dovrebbe essere in galera. Potrebbe magari che questo personaggio è stato preso spunto proprio da quello e poi dopo c'è stato fatto questo qua, che magari ha preso spunto da quel personaggio, ha preso il nome, poi gli ha dato il nome a questa cosa immaginaria. Non lo so. L'uomo però non è quello mascherato, ma potrebbe aver ispirato l'ideatore di questo personaggio inventato, vedete? Di caricarla su Google per scoprire la reale provenienza della maschera. Infatti c'è una corrispondenza, la foto è quella di un clown che proprio si chiama Rodney Rodney, creato ad aprile dal character designer, creatore di maschere e performer Samuel Canini. Semplicemente hanno caricato la foto su internet per vedere se c'era qualche corrispondenza con questa maschera ed è uscito fuori che in realtà questo personaggio esiste veramente ed è un clown. Magari la gente andava ad informarsi prima. Il signor Canini ha detto: è una mia libera interpretazione dello stile di un clown da rodeo. La maschera è un Zagon Studios Uncle Bob modificata, a cui ho aggiunto alcuni tocchi di pittura da clown e incollato una barba, motivo per la quale ha un aspetto bicolore. La maglietta l'ho comprata quasi 10 anni fa da Redbubble. L'artwork è di Van Wells. Ho fatto una macchia di tè pesante sui guanti, una macchia di tè moderata sulle bretelle, perché originariamente erano di un giallo limone brillante. Questa persona qua ha realizzato la maschera e poi dopo forse perché magari il clown di prima l'ha contattato per poter realizzare una maschera di questo genere, qualcuno ha semplicemente preso le immagini della sua maschera e altri video che ha realizzato, che si trovano sul suo profilo Instagram e li ho pubblicati sul profilo TikTok. Tra l'altro un'altra sua maschera è stata utilizzata in passato per creare il personaggio di Jonathan Galindo. Cioè, avete capito? Lui, il signor Canini, l'anno scorso aveva realizzato la maschera di Galindo. Questo hacker, possiamo dire in questo modo, ha preso l'immagine di lui da Instagram, l'ha messa su TikTok e poi dopo ha creato, possiamo dire, questa figura oscura, terrificante, che ha terrorizzato l'intero pianeta, l'intero web. Se poi dopo andiamo a vedere anche i vari profili che ci sono su TikTok, ce ne sono veramente pazzeschi, veramente enormi. Se sanno che questo qua rapisce bambini, è un hacker, mette le cose sul dark web, per quale motivo gira ancora su TikTok? Per questo possiamo tranquillamente affermare che Ronnie Rodney non esiste. È importante ricordare che quello che può nascere come uno scherzo, come in questo caso un profilo di un personaggio inesistente, può essere utilizzato dai malintenzionati per adescare ragazzi. Questo discorso vale sempre a prescindere dai personaggi paurosi che vengono creati ogni anno. Bisogna sempre fare attenzione a rispondere agli sconosciuti, perché anche se le maschere sono false, il pericolo è reale. Bravi, questa è una cosa molto importante. Se c'è qualche sconosciuto che vi contatta, parlatene tranquillamente con i vostri familiari, con i vostri professori, che sapranno ascoltarvi e consigliarvi cosa fare. Ribadiamo, fate sempre attenzione. Quindi Rodney in realtà è un clown che ha pagato, credo, Canini per poter realizzare una maschera, forse anche il costume. E sappiamo che è la stessa persona, il signor Canini, che ha realizzato anche la maschera di Galindo. Una persona ha preso una sua immagine da Instagram, l'ha messa su TikTok. Questo qua poi dopo ha incominciato a contattare questi ragazzini, queste persone, e ha cominciato a tartassare di messaggi e cose eccetera. Infatti c'è stata questa possibilità che è un hacker, e quindi questo ha incominciato a terrorizzare le persone su internet. Poi dopo sicuramente sappiamo tutti che il web c'è quello che è la spara più grossa dell'altra, quindi da lì sono nate le varie leggende metropolitane, come è successo con il Messico. Ragazzi, come sicuramente avete letto anche in articolo, io vi lascerò questi due articoli, sia questo qua è sotto nella descrizione, però forse lascerò sotto questa perché è quella più interessante, perché quell'altra lo dice anche qui di che cosa si tratta, di quello lì che è stato arrestato. Semplicemente dovete fare questo, come ha detto lui: state attenti quando andate su internet, state attenti a chi vi contatta, perché sappiamo che il web, se usato per fare del bene, può essere uno strumento giusto, può essere uno strumento per parlare con le persone, conoscere gente nuova, però ricordatevi che anche il web c'è anche un lato negativo, e il lato negativo purtroppo
è quello che noi abbiamo appena letto. Quindi il consiglio che vi do, state attenti e non parlate con gli sconosciuti. Per qualche oscuro motivo, se su TikTok o su qualche altro social c'è una persona che vi contatta tramite questi social, uno sconosciuto, e se si chiama anche Ronnie Rodney, Galindo oppure qualcos'altro, per favore non rispondeteli, chiamate i carabinieri. Ah, mamma mia, finalmente abbiamo sfatato questo mito, abbiamo sfatato questo personaggio che in realtà era nato per far ridere, invece è diventato una leggenda metropolitana horror. Spero che siete arrivati alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a qui, commentate qua sotto nei commenti con Rodney è un clown. Sì, perché in realtà è quello che doveva essere. Oh, mamma mia, fa un caldo veramente pazzesco, proprio veramente agonizzante. Se volete vedere altri video di questo genere, basta che lasciate un mi piace e un commento qua sotto. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanella che è sempre qua sotto, così verrete aggiornati sui prossimi video. E se volete altre verità nascoste, horror, di vari personaggi, di videogame, cose eccetera, bastate che scrivete qua sotto nei commenti, oppure mi contattate tranquillamente tramite social. E noi ragazzi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bye ragazzi!